114 anni di storia l'uno, mentre per l'altra è solo il secondo anno. Una deve puntare alla salvezza e l'altra deve tornare il prima possibile in Lega Pro. Obiettivi differenti, storie differenti, ma oggi contano i 3 punti. Buongiorno amici del football, sono a Pavia per la seconda giornata del gruppo C della Serie D Pavia Milan Futuro. Parliamoci chiaro, il Milan Futuro ha sbagliato completamente il progetto. Praticamente Ibra, Moncada e Furlani hanno messo la primavera direttamente in Lega Pro. Ecco, forse il salto è stato un po' troppo eccessivo. I ragazzi hanno passato una stagione veramente tormentata. A gennaio la società ha provato a inserire qualche giocatore più esperto, ma i risultati non sono arrivati. Anche Camarda e qualcuno che è andato in prima squadra, come Chaka Traoré, non hanno dato risultati positivi e la squadra è clamorosamente, a sorpresa, retrocessa in Serie D. Quest'anno però riparte con Massimo Oddi in panchina, con alcuni giovani che hanno fatto bene l'anno scorso, come Sia, come Traoré, Ozic, Voss che doveva andare a Losanna ma la trattativa è saltata, e anche un giovane che ha già esordito in campionato con i grandi a Lecce, un giovane prelevato da Lado Den Haag e soprattutto battendo la concorrenza del Paris Saint-Germain, un giovane Valentien. Ma la storia del Pavia è leggermente diversa. 114 anni di storia, neanche un trofeo, solamente 4 anni in Serie B e si parla di metà anni 50, e una serie infinita di retrocessioni, promozioni, retrocessioni, ripescaggi, fallimenti e rinascite continue tra dilettanti e professionisti. Ma il miglior periodo della sua storia il Pavia lo raggiunge a fine anni 80 e inizio anni 90 col presidente Achilli, fino a una partita con il Fano, un classico spareggio di fine anno valido per la salvezza. Ecco, il Pavia raggiungerà la salvezza, ma in estate il presidente Achilli venne accusato di aver combinato la partita e allora venne squalificato per 3 anni. Al suo posto sua moglie, che diventerà così la prima presidentessa nella storia di un club in Italia. E Mattarese e compagni in Lega rimasero abbastanza sorpresi di questa cosa. C'è anche chi nel 2015 compra il Pavia e promette di arrivare in pochi anni in Europa League. È il cinese Zhou, a capo di una cordata di un fondo cinese che compra la società, grande campagna acquisti, compra molti giocatori anche del calibro di giocatori di Serie B, praticamente rivoluziona metà squadra, ma quell'anno le cose non vanno benissimo, si lotta, c'è entusiasmo, ma la squadra arriva terza. A salire direttamente in Serie B sarà il Novara. L'anno successivo il Pavia si piazza nono in classifica e iniziano i problemi societari. I cinesi non pagano più e la società viene venduta per un solo euro e non ci sarà neanche l'iscrizione al campionato, così la squadra viene radiata dalla federazione e ripartirà dai dilettanti per l'ennesima volta. Pensate che i cinesi avevano grandissime idee, dicevano di avere grandissimi investimenti da fare, come per esempio un nuovo stadio. Addirittura avevano chiamato Arnold Schwarzenegger e Maria Grazia Cucinotta per girare uno spot per l'Asia, per far conoscere il Pavia in tutto il continente. Ormai la squadra che aveva grandi progetti non esiste più, si riparte dai dilettanti, un'altra risalita, un'altra rinascita, con molta fatica, perché la squadra che ha lanciato nel grande calcio gente come Acerbi, come Massimiliano Allegri, per esempio, come Massara, ormai non c'è più. Pensate che il Pavia Calcio ha salvato la carriera a Giaccherini, perché Emanuele voleva smettere di giocare, a quanto pare, a causa di qualche infortunio di troppo. Qua gli hanno dato tempo e gli hanno dato fiducia e poi fortunatamente ha raggiunto i livelli di Juventus e soprattutto la nazionale.
Guarda quello che succede! Attaccalo! Per il Milan Futuro ha segnato il numero 17, Perino. Gara terminata con la vittoria del Milan Futuro per 2-1, grazie anche alla classica legge del calcio: un gol sbagliato, gol subito. Infatti il Pavia si era portato in vantaggio 1-0, poi ha sciupato un grandissimo contropiede a 10 minuti alla fine, e grazie anche ai cambi, mettendo dentro proprio i giocatori più esperti, come dicevamo prima, Oddo ha ribaltato la partita. Il Milan Futuro ha un gran lavoro da fare, anche se alcuni giorni sono veramente interessanti. Il Pavia dovrà impegnarsi tanto ma tanto per ottenere la salvezza. Io vi ringrazio per aver visto il video fin qua, mi raccomando iscrivetevi, mettete mi piace, commentate e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!